benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo insieme come realizzare la maglia che avete già intravisto nelle immagini di copertina. Ma prima iscrivetevi al canale e seguitemi su tutti i miei social, vi lascio i link in descrizione. Per realizzare questa maglia mi sono munita di un uncinetto numero 3,5 e di un filato un po' particolare, perché questa volta parliamo del pregiato mohair. In questo caso parliamo di un 50% mohair, 50% di acrilico, che io ho preso su Temu, mi è stato omaggiato. Vediamo insieme come si comporta, quello poi lo vedremo anche nella recensione, ma intanto iniziamo con il tutorial. Realizzerò questo progetto con la tecnica T, vi lascio qui in alto la guida proprio per imparare a strutturare una maglia con la tecnica T, e quindi inizierò la mia lavorazione prendendo la mia circonferenza più ampia, dividendola per 2 e strutturando, nel mio caso multiplo 3 più 2 più 1, una catenella che sia lunga 40 cm e che sia un multiplo di 3 più 2 più 1. Lavoro naturalmente su campione, ho realizzato 12 catenelle, ne aggiungo altre 2 e un'altra ancora, filo sull'uncinetto, entro nella terza dallo stesso con 2 maglie alte nello stesso punto. Mi raccomando, iniziate a marcare subito il primo punto lavorato di ogni riga in modo da non perdervi poi in altezza, cercando di realizzare appunto un pannello dritto. Salto 2 maglie di base, entro nella terza con una maglia bassa e 2 maglie alte, tutto nello stesso punto. Salto 2, entro nella terza, una maglia bassa e 2 maglie alte. Questo sarà il motivo che noi dovremo portarci per tutto il lavoro. Quindi una maglia bassa e 2 maglie alte saltando 2 maglie di base per tutta la riga. Concludiamo la prima riga e tutte le righe successive con una sola maglia alta all'interno dell'ultimo punto disponibile. Ed eccoci. Riga 2 e tutte le successive, 3 catenelle o una maglia bassa sull'altra, ormai mi conoscete, filo sull'uncinetto, vado a lavorare solo nelle maglie basse. Nel caso della prima, per tutte le righe, filo sull'uncinetto, lavorerò solamente 2 maglie alte, 1 e 2, in questo modo. Dopodiché, nella maglia bassa successiva, entrerò con una maglia bassa replicando il motivo, quindi una maglia bassa e 2 maglie alte. Maglia bassa successiva, entro, maglia bassa e 2 maglie alte. Arrivati in concomitanza della fine della nostra riga abbiamo 2 maglie alte che sono le prime che abbiamo lavorato. In questo caso non dobbiamo chiudere qui, quindi nella seconda maglia alta replichiamo il nostro motivo con una maglia bassa e 2 maglie alte e poi nella catenella successiva o nella maglia bassa più alta entriamo con la nostra maglia alta, in modo che il lavoro risulti sempre dritto. Continuiamo, quindi voltiamo il lavoro, 2 maglie basse una sull'altra o 3 catenelle, entriamo nella prima maglia bassa con le 2 maglie alte e poi continuiamo il nostro motivo classico, una maglia bassa, 2 maglie alte, eccetera eccetera, e sulle ultime 2 maglie lavorate un motivo, ultimo punto disponibile, una maglia alta. Ci alziamo fino a raggiungere il nostro sottomanica, che individueremo o prendendo la misura da una maglia che già abbiamo oppure accostandoci il pannello addosso per percepire e stabilire poi la lunghezza effettiva della nostra maglia. Fingiamo che io sia arrivata al mio sottomanica. A questo punto dovrò andare ad allargare la mia lavorazione per completare la mia T, tutto il mio pannello. Quindi una volta individuata la misura della mia manica vado a strutturare una catenella che sia lunga tanto quanto questa misura e che questa volta rispetti il multiplo di 3, quindi non 3 più 2 più 1, perché dovendo lavorare su una catenella unica il più 2 e il più l'1 lo vado ad addizionare nella seconda catenella volante che andrò a realizzare appena avrò terminato la prima.
Quindi multiplo di 3 rispetto alla lunghezza della mia manica e taglio il filo. Mi riaggancio poi dalla parte opposta e strutturo una catenella che si allunga tanto quanto la precedente, con in aggiunta altre 3 catenelle per rispettare il multiplo, quindi tot catenelle più 2 più 1, e da lì ricomincio la lavorazione esattamente come ho spiegato fino adesso, con una serie di righe fino a completare tutto quanto il pannello. Ci alziamo naturalmente nella parte alta in proporzione al nostro sprone. Quindi io sono arrivata adesso qua, per capirci, vado a strutturare le mie, eccola qui, le mie catenelle, una, taglio il filo, strutturo la seconda e continuo in riga di andata e di ritorno fino a raggiungere l'altezza del mio sprone. Una volta fatto questo, replico con un pannello identico. Ed eccomi qua con il mio progetto a grandezza naturale ancora da cucire. Una volta quindi terminati i miei 2 pannelli, faccio baciare i 2 dritti, quindi rovescio verso il piano e rovescio verso di me e inizio le mie cuciture. Io qui sono già partita, come vedete, semplicemente a maglia bassissima, prendendo meno filo possibile di entrambi i pannelli in questo modo. Maglia bassissima, non tirate il lavoro. Molto piano, e andiamo a cucire il fianco con tutto il sottomanica fino alla fine di entrambi i lati, quindi questa L, e poi andiamo a marcarci lo scollo, e anche qui possiamo prendere riferimento su una maglia che già abbiamo, quindi andare semplicemente a copiare, oppure prendiamo la nostra circonferenza della testa, la dividiamo in 2 e individuato il centro della nostra maglia mettiamo i marker. Replicheremo la cucitura vista poc'anzi nel lato superiore, quindi la spalla e le braccia di entrambi i lati. Non sarei io se non avessi anche già concluso le maniche, ma vi spiego brevemente cosa ho fatto. Una volta uniti tutti i pannelli, ho indossato la mia maglia e ho visto che mancava qualche centimetro di manica, e quindi ho deciso di realizzare un polsino un po' lungo in modo da creare un po' di volume sull'avambraccio. Ho iniziato con un primo giro di diminuzioni, interamente di diminuzioni, 2 giri costituiti da una diminuzione e una maglia alta e 5 giri di maglie alte lavorate così come si presentano i punti. Ho concluso con una piccola bordatura a maglia bassa, replicato naturalmente dall'altro lato. Un piccolo accorgimento sullo scollo. Quando io vi dico individuate il centro, una volta che avete capito dov'è il punto centrale del vostro maglioncino, dovete andare a centrare la misura del collo che voi avete stabilito. Se ho un 20 centimetri, ipotizzo, dal centro vado a mettere 10 da una parte e 10 dall'altra in modo da avere il taglio poi dello scollo perfettamente al centro. Il progetto è terminato. Non ho rifinito il bordo inferiore perché lo trovo davvero molto molto carino e mi piace come mi cade addosso. Volendo potrete fare qualche giro di maglia alta o di maglia bassa per andare a rifinire un pochino il vostro maglioncino. È molto morbido e caldo, il colore mi piace tantissimo. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Io vi aspetto nei commenti, vi invito a iscrivervi al canale e a seguirmi su tutti i miei social, vi lascio i link in descrizione e vi do appuntamento al prossimo tutorial.